anche oggi sorge il sole, anzi brilla già. Noi abbiamo controllato le maree e ci stiamo dirigendo verso Baía dos Porcos, perché qui si può andare solo quando c'è la bassa marea. Quindi siamo tutti pronti e andiamo. Per Rebecca. Unicorno che comincia con la U di uranio, essendo lei radioattiva, carica di energia. Ecco qua, noi stiamo andando verso Cachimba do Padre e da Cachimba do Padre possiamo arrivare a Baía dos Porcos. Tutte queste spiagge, quindi quelle che andiamo a vedere oggi, sono ancora comprese nelle spiagge a pagamento. Mentre invece la spiaggia che abbiamo visto ieri, che è quella del porto, non è inclusa nelle spiagge a pagamento. È ugualmente molto bella e abbiamo visto delle tartarughe meravigliose. Se ti sei perso il video te lo linkiamo qua. Siamo già arrivati. 10 minuti di passeggiata in sterrato. E qui è la prima spiaggia, ma noi dobbiamo dirigerci intanto verso la seconda, paradisiaca anche questa. Che meraviglia. Questo praticamente è uno dei due fratelli e dietro c'è l'altro che però non si riesce a vedere, e i due fratelli li abbiamo visti qualche giorno fa, sempre in un altro video, che se ti sei perso vai a recuperarlo. Meraviglioso anche da qua, cioè una spiaggia è una più bella dell'altra, davvero è. Noronha è incredibile. Eccolo lì, i due Irmãos. E questa è la strada che dovremo fare per arrivare all'altra spiaggia. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Bem. Perfeito. Primeira vez aqui? Sim. Rogerinho tá não. Deve estar ali É. no quarto. Não? A gente funciona com os obrigatórios do Perfeito. capacete, Sim. devido ao risco de queda de pedra. Perfeito. É até chegar só a faixa de areia, então quando chegou na faixa de areia a gente tira o capacete. Ah, tá Aí bom. deixa em cima de uma pedrinha, ok? Vai ter 2 guarda-vidas, onde vai mostrar a melhor opção para você entrar no banho, Sim. ok? Na volta, capacete de novo na cabeça, Tá bom. Obrigado. Aqui? Se dice? As pedrinhas pintadas de verdes aqui embaixo é para você ficar por fora delas que nem eles estão indo, Tá tá bom. bom? Obrigado. Vamos. All'avventura. Due bellissime.
bravissima! Trasparentissima. Ma da tutti lo Bene. Questa spiaggia è considerata una delle migliori al mondo. C'è un po' più di corrente qui, infatti è vietato superare quelle rocce là, quelle là in fondo per fare snorkeling, e qui la vita marina non è come nelle altre spiagge, quindi è molto difficile vedere tartarughe, difficilmente si vede qualcosa, si vedono qualche pesciolino appena entri e basta. E ovviamente essendo una spiaggia piccola c'è anche gente, ovvio non c'è una quantità di gente impressionante, però insomma c'è un po' di gente e quindi, se devo essere sincera, mi piace, è bellissima da vedere, ma dove stare mi piacciono di più altre spiagge, ecco. Impressionante sicuramente il contesto, bisogna sempre stare attenti anche alle rocce perché c'è sempre quel pericolo massi, per questo che ti fanno passare con il caschetto, e ci sono anche un pochino di moscerini vicino alle rocce. Le lucertoline curiose che vanno dove mangia Rebecca, che tutto il giorno mastica, 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 mastica. Si è abbassata l'acqua, sì. Comunque questa è una spiaggia dove stare per 1 o 2 ore. Sopravvalutata. Papà Caschetto. Ciao Rebecca Caschetto. Rebecca Caschetto, mamma Caschetto, papà Caschetto, tutti Caschetto. Adesso passiamo, che c'è la marea bassa, e arriviamo nell'altra spiaggia. Abbiamo deciso di non fermarci a Cacimba do Padre, non Cacimba do Padre, perché non c'era l'ombra e quindi non avevamo desiderio di pagare degli ombrelloni per 1 ora o 2, e quindi abbiamo deciso di venire qua nell'altra e di vedere se c'è dell'ombra. Meravigliosa anche questa, le spiagge brasiliane, ragazzi. Ovviamente questa parte qui di spiagge ha queste onde un attimino più forti mi sembra un po' esagerato definirle forti, però sempre il colore dell'acqua è davvero incredibile, spettacolare. Abbiamo trovato un angolino di ombra, abbiamo trovato anche un cane, ecco il cagnolino, e ci metteremo un po' all'ombra. Eccoci qua. Oggi allora abbiamo visto le prime 2, adesso vedremo questa che è Quixabiña, non so se si pronuncia così, quella dopo che è Bodé, poi Americano, e termineremo con Boldreau, così esatto. Abbiamo finito questa parte di isola. Esatto, in totale dalla prima diciamo a qua sarà 1,5 chilometri più o meno. Ci sono degli scogli là in mezzo e quindi sarebbe bello andare a vedere se si può fare un po' di snorkeling, ecco. Tanto ci rilassiamo un po' all'ombra. Ci troviamo nella terra delle lucertole. Questi simpatici animaletti, ce ne sono centinaia, se non di più. Stanno venendo perché cercano di mangiarci. Amano la carne un po'. Quanti lì? Arrivano da tutte le parti. Saltano da... Mi stava facendo le cacca sopra.
Mirko è andato a fare snorkeling proprio là in mezzo. Rebecca gioca con la nonna, mio papà fa le parole crociate e io faccio foto e mi godo il mare. La bellezza invece di questa spiaggia è che non c'è nessuno. Adesso appena torna Mirko gli chiediamo anche se ha visto qualcosa dallo snorkeling. Tanti pesciolini colorati dai bellissimi colori vivaci, dal giallo al violetto, dall'azzurro al verdino, che mi guardavano così. Ce ne sono tanti allora? Ce ne sono un po', sono tanti piccoli scoglietti, un po' divisi coi pesci che praticamente vivono sotto, per cui un po' il disastro è vederli, perché da sopra sembrano solo scogli con alghette, però invece sotto sbucano fuori tutti questi pesciolini colorati che passano da uno scoglio all'altro. Allora sono proprio una papera, amore. Lei è mamma papera. Ah, io sono mamma papera. Tu sei piccola papera? Perfetto. Dopo questi complimenti di Rebecca ci possiamo dirigere in una nuova spiaggia. Dimmi Rebecca. Le mie impronte sono Come come una papera. una papera. Sì, anche le tue impronte, amore, sono come una papera. Da qua non possiamo passare più che altro perché abbiamo tutti gli zaini, quindi prossimo acquisto intelligente comprare una borsa impermeabile di quelle che ci sono anche qua. Quindi passiamo per un sentiero che c'è qui che ci porta sopra quella pietra e poi passiamo dall'altra parte. A te piace questo sentiero? Questo non è Sì, pericoloso. a te piacciono i sentieri pericolosi perché tu sei una piccola esploratrice della natura selvaggia. Quando diciamo che amiamo le spiagge selvagge vuol dire passare per questi luoghi. Ecco i nostri eroi che scendono. Playa do Americano. Una palma là. Là sopra credo ci sia un mirador perché c'è tipo un arco, quindi probabilmente è un posto per farsi selfie. Qui a Praia do Americano ci passeremo e passeremo subito a Boldró, anche perché se poi arriva la marea alta abbiamo paura poi di non passarci, di dover passare per la strada, ma non sappiamo in realtà dove sia la strada. Io sto ammirando quella casa là sopra, un'altra spiaggia paradisiaca e soprattutto deserta. Eccoci qua, questo è l'altro passaggio per passare a Boldró. Molte volte ci sono le classificazioni, no? Le spiagge per le famiglie, eccetera. Noi, come vedete, in realtà per noi ogni spiaggia è per la famiglia e per i bambini. Magari in alcune ovviamente ci sono le onde più grandi, quindi Rebecca si diverte semplicemente a saltarle in riva o a fare dei castelli di sabbia, quando invece magari il mare è più calmo, invece ci entra. Però insomma per noi ogni spiaggia è anche per i bambini. Ed è per quello che in generale quando si legge cosa fare in una città o in un posto con i bambini, per noi non ha molto senso, nel senso che ogni cosa si può fare con i bambini, ed è questo anche il motivo per cui abbiamo creato questo canale e il nostro blog, no? Per far capire che si può andare davvero dove si vuole con i bambini e che i bambini non sono un limite. È ovvio che la vacanza è diversa, non lo mettiamo in dubbio, però i bambini si abituano a quello che vedono e ogni cosa poi diventa anche un'avventura.
Questo che abbiamo appena creato con il sedere della nonna. Ecco, Rebecca, amore. Dai, così, Dai. Bravissima! Wow, che tirone! Adesso tocca il papà. Il papà è felicissimo, Guardiamo, vero Mirko? 5 Sei giri, felicissimo, vero? Campione dei baby. Chi arriva primo, hai capito? Così. Sì. Ha fatto venire avanti anche te, amore, hai visto? Ah! Il nonno ha vinto, ma loro cercano di imbrogliare. Sei andato avanti un centimetro. Mirko continua a mettere degli altri ostacoli affinché tutte le persone perdano. No. Tocca a te, amore. Tu non guardare il papà, che tanto lui... Cosa ha messo? Così stai badando. Tocca a me adesso. Tocca a me dopo Rebecca. Rebecca ha vinto Dopo di te tocca a papà. Eh sì. e Mirko spera di arrivare secondo. Bravo! Secondo Mirko. No, secondo il papà. Ha vinto Rebecca. Ho vinto io! Oggi Atalaia. Atalaia è come una piscina naturale, giusto? Sì. Una spiaggia piscina naturale. Si può visitare solo ed esclusivamente quando c'è la bassa marea ed è necessario riservarsi un posto perché si può entrare solo 50 persone al giorno. E si fa caso che quando si prenota sul sito del Ministero Naturale del Parco della Riserva Marina c'è un orario solo preciso. Questo orario viene generato automaticamente dal sistema in relazione della bassa marea. Ad esempio oggi il picco di bassa marea dovrebbe essere intorno a mezzogiorno e infatti si entra al trekking si entra alle 10, per cui si ha giusto il tempo di arrivare là per il picco di bassa marea, vedere la piscina e poi si torna indietro perché non si può fare il bagno. Sì. Purtroppo non si può fare il bagno. Perché c'è l'insabbiamento delle piscine. ecco, quindi adesso non si può fare il bagno in alcuni periodi dell'anno. E per entrare però bisognerebbe avere per forza la maschera e il giubbotto, ma che si può noleggiare, di solito lo noleggiano per 2-3 euro al giorno, però per noi insomma non è necessario perché appunto non potremo entrare, ecco. Il discorso del giubbotto di salvataggio è fatto solo ed esclusivamente per evitare che le persone stanche di nuotare si appoggino coi piedi sopra alla roccia per uccidere le piantine, i pesciolini e influenzare l'ecosistema. Per cui avendo il giubbotto si pensa che si influisca meno sull'ecosistema delle piscine. È anche vietato in teoria entrare ricoperti di creme solari, oli abbronzanti e altre sostanze che possono in qualche modo dar fastidio o inquinare l'ambiente. Ecco. Questa è la strada che faremo stamattina, 1 chilometro di strada, 1,5 chilometri di strada per arrivare all'inizio del sentiero e poi all'incirca un altro chilometro per arrivare alla spiaggia. E una bella salitina, quindi yuppidoo. Il nostro hotel è praticamente nel centro di Fernando e quindi da qua è abbastanza equidistante un po' da tutto. Infatti secondo noi come posizione è ottima. E poi ci sono diversi baldacchini, ristoranti eccetera dove è possibile anche mangiare a poco. Tipo ieri abbiamo mangiato un pastel e l'abbiamo pagato, un pastel gigante, mega ripieno, buonissimo, fatto al momento, e l'abbiamo pagato 3 euro. Quindi in questa zona dell'isola se non si ha una cucina a disposizione perché si è in una posada è davvero possibile anche
pagare poco. Noi mangiamo solo la sera perché la mattina abbiamo la colazione inclusa, con i succhi meravigliosi, con uovo, con pane, insomma una buona colazione. La cosa che ci piace tanto di Fernando è che qui non ci sono villaggi turistici, non ci sono hotel di grandi catene, è un'isola veramente piccola e è tutto locale, cioè le posade sono tutte gestite da locali e sono tutte piccole, familiari, sono molto belle, le posade sono tipo guest house, ecco, e quindi questo ci piace davvero tanto. Ci sono delle piccole isolette secondarie qui vicino a Fernando de Noronha, perché come abbiamo detto è un arcipelago, ma non è possibile visitarle nemmeno con la barca per preservare proprio la natura, ecco, e la biodiversità. Qua inizia la triglia, quindi il sentiero per arrivare ad Atalaia. Bravo in portoghese. In portoghese vuol dire bravo, vuol dire agitato. Arrabbiato. Brava. Intanto Rebecca insegna il portoghese ai nonni. Ecco qua. 3 km andata e ritorno a difficoltà media. Noi siamo qua e dovremo arrivare a qua. Qui ci sono altre diverse sentieri che ti portano esattamente dove eravamo l'altro giorno, cioè vicino alla baia degli squali. Se ti sei perso il video te lo lasciamo linkato qui. Adesso facciamo controllare il nostro ingresso perché appunto qua è a pagamento e dopo entriamo. Ah, ciao piccolo moco! Vai vicino, scappano. Ah, sono già scappati! Sono dei piccoli roditori. Quell'area là più chiara sono le piscine. Fiore fantastico, non avevo mai visto. E poi quando fiorisce ci sono questi fiori rossi. Abbiamo finito la triglia fattibilissima, circa un'ora e mezza tra andare e tornare e rimanere là, però si può rimanere là anche solo 5 minuti, insomma quello che si vuole. Perché noi non potevamo fare il bagno. Esatto, perché non potevamo fare il bagno, però è aperta solo praticamente 2 ore al giorno. Infatti adesso i cancelli sono già chiusi, quindi siamo usciti appena prima delle guide e poi hanno chiuso i cancelli. Bellissimo, una delle spiagge più belle che abbiamo visto. Meraviglioso, come dice sempre Mirko, che continua a dirlo, quindi è meravigliosa. Io amo questa casa, è una casa praticamente dove le finestre e le porte sono tutte storte, bellissima. Guarda, forse era un bar una volta. Che bella che è!
Guarda, tipo dei finestrini dell'autobus. Ah, bellissima. Le vecchie cabine telefoniche. Nel tornare indietro abbiamo trovato un supermercato che si chiama Supermercato da Poti e ha effettivamente dei prezzi molto molto bassi, cioè i più bassi che abbiamo trovato. Comunque abbiamo capito una cosa, Moriremo tutti. che qui a Fernando in realtà noi non abbiamo comprato nessun tour perché secondo noi davvero non ce n'è bisogno, nel senso che è possibile benissimo poter fare delle spiagge in completa autonomia e fare dello snorkeling incredibile senza bisogno di niente. Certo è che se uno vuole, non so, per esempio fare delle esperienze particolari come noleggiare una canoa hawaiana all'alba, piuttosto che, non so, fare un giro in barca dell'isola, così, allora ovvio, è qualcosa di particolare. Poi è un'isola talmente piccola che davvero si può visitare a piedi, in molti casi a piedi, noleggiando una bicicletta elettrica oppure col buggy. Ovviamente il buggy costa abbastanza, abbiamo chiesto i prezzi, attualmente sono all'incirca un 65 euro per la giornata e ovviamente il prezzo è alto. È un'esperienza particolare. Noi abbiamo provato il buggy l'altro giorno quando ci hanno dato un passaggio gratuitamente una bambina che abbiamo incontrato nella posada che voleva far provare il buggy a Rebecca. Però anche in questo caso l'isola è possibilissima visitarla anche con l'autobus. Noi abbiamo deciso di stare sull'isola una settimana e quindi l'abbiamo visitata proprio con calma. Ogni giorno abbiamo fatto circa 2-3 spiagge, ma per uno invece che ha anche solo 4 giorni, secondo noi è fattibilissimo farle comunque tutte, possibile vederle comunque tutte e in completa autonomia.